Sai cosa è arrivato oggi? Scambio di calore? No! Che roba? Guarda, c'è Japan Post. Fantastico CPT! No, ma questo è per i 5 cilindri, noi abbiamo 4. Scherzo. Vai a cagare, ti lascio qui la GoPro e vai a cagare. Ci sei rimasta? Sì, non si dicono queste cose a una moglie disperata. È arrivato il velaio con la randa nuova, vecchia nuova randa, diciamo, quella che ci ha regalato Michele. E oggi vediamo se va tutto bene oppure deve riportarla indietro, se ha trasferito tutto quello che c'era nella vecchia randa nella nuova in maniera corretta, e siamo contenti. Guardatela. The first three. Yep. And the red one is the black is the second. Yep. Come sempre è una fatica mettere su la randa. Perché poi le cose non arrivano mai da sole. Sì, e poi ci siamo dimenticati dove passano le cime. Troppo tempo in marina, troppo tempo. Vabbè, succede sempre così, quindi... Sì, poi siamo senza Vang. Adesso c'è vento. Non... Magari domani mattina o stasera, appena va giù il vento bene, perché il vento ci avevamo proprio di lato, fosse davanti di lato. no, poi facciamo fatica a tirarla giù. Facciamo Comunque, fatica, Michele Balbi. Michele è grande, Grazie mille. Randa della Madonna abbiamo quest'anno. Per chi ci segue da un po' sa che noi volevamo mettere un monitor esterno qui dove normalmente sono seduto, e io utilizzavo un tablet, però a parte che sto diventando vecchio e quindi faccio fatica a vederlo, poi era continuamente da caricare e scaricare, sì, resisteva all'acqua, però quando toccavo col dito era un problema, e quindi ho comprato un monitor nuovo 15 pollici, eccolo qua, che posizionerò qua sopra. Allora, ho fatto studiare una modifica al nostro TNT Bene, vedete che qui non c'è, mentre lì è quello lì, è il nostro TNT Bene tradizionale. Questo monitor è abbastanza pesante, pesa 9 kg, e la barca quando sbatte, quando si muove in generale, insomma, ha bisogno che sia solida la cosa, quindi non potevo mettere un palettino, la cosa arrivava con questa robina qua di plastica, cioè non va assolutamente bene. Quindi ho trovato veramente una società di ingegneria che lavora con pulpiti e tutte queste cose, e mi ha studiato una nuova soluzione che adesso vi faccio vedere perché devo andarla a montare. Ecco qua il TNT Bene modificato, guardate che bellezza. Quindi praticamente viene installato qua così. Lo vedete? Vediamo. Sì, dovrebbe vedersi. Vedete? È veramente bello. Costato un occhio della fortuna
questa modifica qua, però è bello, devo dire la verità, è bello e ha tenuto conto dell'inclinazione che ha questo TNT bene, cioè ha fatto un bel lavoro. E in più anche dietro mi ha fatto anche la staffa in acciaio inox, perché vi ricordo che c'era questa qua in ferro brutto. Allora, adesso voglio vedere un po' come sta su, perché poi dovrò mettergli anche, devo far passare i cavi e quindi devo cominciare a capire come verrà. Quindi cominciamo a metterlo un secondo, vediamo se riesco a non far cascare tutto. Allora, questo è tutto molle ovviamente. Adesso quello che sto facendo è studiare, vedete come viene una figata, viene davvero una figata. Ok, la cosa adesso da capire è come far passare i cavi, perché ci sono questi 3 cavi abbastanza grossi che stavo pensando di farli passare qui all'esterno e andare dentro qua. E quindi adesso faccio una prova. Non è l'USB, questo è l'HDMI, questo è il cavo della corrente che ha il trasformatore, ma che sicuramente toglierò, perché questo può andare tra 9 e 36 volt, e poi c'è la USB. USB serve per gestire il touchscreen. Sì, l'ideale è proprio andare qui dentro, devo fare un buco qua, devo fare un buco lì e poi ci metto sopra questo, così. Abbiamo bucato la barca, ragazzi, guardate che buco. CPT. Forse arriva un po' d'acqua, come mai? Cosa stai dicendo? Ma cosa stai dicendo, CPT? La tua faccia è stata impagabile. Cosa stai dicendo? La tua faccia è stata impagabile. E mi prende in giro il CPT, ma io non so, Vabbè, dai, ti lascio lavorare che io vado a fare il video. Ok, ho stretto qua, ho sigillato, adesso ho stretto qui, vediamo, cazzo bello rigido, mettiamo il coperchietto. Ale, vieni a vedere. Molto, very much solido. Cos'è? Very much solido. Oh, che bello! Non toccare che è ancora sporco di silicone, deve asciugarsi, Sì. No, Però guarda com'è solido, cioè attaccati, vedi. Porca miseria, bellissimo. Devi stringere ancora i bulloni o no, tutto a posto? Ah, bello, hai fatto il bucasso lì. Anche la posizione qua è comoda, vedi. Posso ancora spostarlo, però direi che questa qua è la posizione che... Per i nani magari anche fai, Che i nani sono io. Se qua è la posizione corretta, tu. No, la puoi alzare un po' leggermente di più. Beh, si può spostare, no? Sì, si può spostare, certo. Sì? Perché questo non ci sarà, Sì, certo. Figo. Posso regolarlo, per carità, però questa è più o meno... CPT è molto figo. Sì, è molto figo. L'acciaista ha fatto veramente un lavoro della Madonna, Cacchio, è proprio quello che volevo. L'installazione è finita, guardalo qua. È veramente bello. Dunque, bisogna arrivare a un po' di compromessi ovviamente. Vedete, c'è il filo, l'ho messo all'interno di questa calza nera. Questi 3 fili all'interno della calza nera che scende lungo qua. Ho fatto un buco là sotto e gli ho messo un passascafo. Al momento non gli ho messo le viti perché non è che mi piaccia tantissimo, l'ho soltanto messo un po' di silicone, deve seccare, poi devo pulire tutto, vedete c'è in abbondanza qua, in abbondanza là, devo pulire tutto.
però è venuto un gran lavoro, è venuto veramente un gran lavoro, sono proprio contento, è veramente bello. Allora, stavamo dicendo che adesso manderò il suggerimento al produttore, che è un peccato che qua non ci sia nulla a protezione o comunque anche di bellezza per coprire qui, insomma, magari un qualche cosa che poteva coprire e togliere insomma. E poi l'altra modifica che gli chiederò come suggerimento, gli darò come suggerimento di fare una spina sola con dentro tutto, che esce un cavo unico, perché 3 cavi sono tanti da gestire, molto meglio un cavo magari più grosso ma con tutto. Adesso chiederemo, sì, al nostro amico, adesso voglio chiedere a Roberto che se ci fa un disegno in 3D in modo tale che posso stamparlo, e questo qua viene fuori leggermente così. Vediamo se facciamo in tempo. Va bene, vi tengo aggiornati. Domani facciamo pulizia e connessioni fili all'interno e vediamo se non scoppia tutto. Allora, vi faccio un breve aggiornamento sul monitor esterno che sto installando. Vedete qua è tutto aperto, che sto tirando i cavi. Allora, visto che è lontano almeno 10 metri, perché il computer è qui dietro e il monitor ovviamente dove c'è la ruota del timone, far passare un cavo HDMI più un cavo USB per oltre 10 metri, a parte la perdita di segnale che si avrebbe, sarebbe pesante, perché il cavo HDMI è bello grande, c'ha una spina grande, eccetera eccetera. Allora si usano in questi casi questi ripetitori KVM, vedete qua, che sono composti da 2 pezzi, uno che spedisce e l'altro che riceve. E che cosa fanno esattamente? Praticamente c'è l'input del cavo HDMI, questo andrà nel computer, più la USB, che anche questo va nel computer, andrà all'interno di questo scatolotto e tramite un cavo di rete, vedete qua c'è la porticina di rete, invierà il segnale dietro tramite questo cavo di rete, che andrà a inserirsi nel ricevitore, e da questa parte ho l'HDMI e la porta seriale o USB che sia. Quindi non faccio altro che inserire all'interno soltanto, ve lo faccio vedere, un cavo di rete categoria 6. C'è la rottura di scatole che deve essere alimentata a 12 volt, però userò la stessa 12 volt con cui alimenterò il monitor. Questo per darvi la spiegazione. Mi rimetto al lavoro che sto sudato. Far passare i cavi in sta barca sta diventando sempre un dramma. Amo le cose wifi per questo motivo. Ok, allora ho collegato tutto, vedete qua dove passano i fili, vedete, tirato fuori il filo da dietro, qua c'è un filo volante, poi vi spiego perché, però adesso voglio andare fuori a vedere insieme a voi, perché allora qua funziona, il monitor è collegato direttamente qua, questo computer ha 2 porte HDMI, adesso vado fuori a vedere se funziona, prima volta insieme a voi, vediamo. Ho cliccato, ecco, sto dicendo non funziona. Ok, si vede anche molto bene. Activities, OpenCPN. Wow, spettacolo! Ecco, 1, 2, 3, vedete mi cambia le carte, 4, 5, madonna. Oh, questo è quello che volevo. Questo è quello che volevo. Spettacolare davvero. Questo è bello, bella qualità. Bello fluido. Oh, che spettacolo, ragazzi. Poi c'è anche il più e il meno qua per il mouse, se non voglio fare con le dita. Bello. Bello, bello, bello. Wow. Allora, io prima, come vi dicevo, avevo già spiegato, ho utilizzato un estensore della tastiera e mouse, che il mouse serve per il touchscreen, però non funzionava, cioè si vedeva ma il mouse, cioè il touchscreen non funzionava. Ho provato di tutto, ho provato a cambiare i driver, ho provato di tutto, alla fine grazie a Gemini e abbiamo indagato un pochino più approfonditamente le caratteristiche del monitor
e lui vuole un USB 2.0 che è molto più veloce, soprattutto c'è più corrente su USB 2.0. Invece purtroppo l'adattatore, l'estensore KVM, cioè quello della tastiera e del mouse e del video che io ho comprato, gestisce il mouse, cioè gestisce la seriale USB solo 1.1. E allora sono andato a comprare quel filo volante che avete visto, che è come si chiama? Una prolunga del USB 2.0 che può arrivare fino al massimo di 20 metri. L'ho preso da 10 metri che mi è sufficiente, quindi vabbè, avrò due fili, quindi adesso devo riaprire di nuovo tutto e far passare anche l'altro filo, però funziona alla fine, questo è importante. Fa vedere la IS, vediamo la IS, target query, eccolo qua, fighissimo, cioè è uno spettacolo. Poi il bello della configurazione che ho fatto è che qualunque cosa io veda da fuori poi la vedo anche dentro, perché tac, qua c'ho l'altro monitor, vedete? Noi solitamente stiamo seduti là così e qui c'ho l'altro monitor. Come Ale? Spettacolo. È una figata, è davvero una figata, siamo proprio contenti. Era quello che ci mancava. Va bene, sono molto contento. Adesso devo riaprire di nuovo tutto, far passare sto maledetto filo. Ciao ragazzi, alla prossima. Ale sta montando il video per voi che esce dopodomani, oggi è venerdì. Va bene, io faccio un'altra cosa nel frattempo. Voglio cambiare la doccia. Abbiamo comprato la doccia nuova perché questa qua ormai si è rovinata, è proprio brutta, tutta di plastica, cioè veramente qualità Benetton proprio non si smentisce. Ho comprato questa perché la barca come la nostra o simile, questa distanza dalla vite alla vite è 62 cm e l'ho trovata esattamente di 62 cm. Adesso smontiamo questa e montiamo questa, che mi ci vuole pappagallo, cacciaviti, e preparo questa nel frattempo. Qua sono due buchi. No, io so perché lo standard è 60. Tra l'altro manco l'hanno fatto dritto, cioè roba. E in più guardate la vite. Ho parole. Oh Ale, vieni a vedere. Questo può star così e non è un problema. Però per farti la doccia devi tirare giù. Tirare. Subiremo questa cosa, che ti posso dire, Massi? Io ci sto appena. No, vabbè. tu ci stai bene, Massi. No, quando mi devo sciacquare i capelli devo far così. Ma quante volte ti sei fatto la doccia in barca dentro? Sta registrando. Blooper? Quante volte CPT si è fatto la doccia in barca? Ma non metti, io sto diventando vecchietto. Ecco. Ragazzi, è venuto bene, dai. Bella è bella. Prossimo da cambiare il rubinetto. Voilà. Sì, quello di prima faceva veramente pena. Andiamo a vedere la nostra catena. La nostra catena nuova, È arrivata. Eccola. Perfetto, è lei. È lei. Sembra tanto così tanto Sembra grande. tanto grande.
Ok, allora misuriamo 5 metri. Quanto è quello? All'inizio Galoccio sono 5 metri. Quanto abbiamo fatto fino adesso? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. La metà, la metà. Ale, guardiamola adesso perché così bella non la vedremo più. L'ultima volta che l'abbiamo vista così era Tahiti. Esatto. Allora vi faccio vedere anche che questa è una Lofrans originale, perché vedete c'è il marchio LFR, eccolo qua, e dietro, gira l'anello, c'è il numero del lotto. E sul certificato che Ale ha in tasca, non ce l'ho più. non ce l'ha più, lo facciamo vedere dopo, c'è la prova, il test che hanno fatto con il numero del lotto eccetera eccetera, quindi è effettivamente, ed è una G40 indica il carico di rottura che è un po' più forte, vuol dire anche una galvanizzazione più profonda. Infatti se vedete ci sono delle imperfezioni che indicano appunto una galvanizzazione profonda a caldo. A caldo. Una figata, sono contento, dormiremo sonni tranquilli. Sì, sì. Ecco, quella che avevamo preso a Tahiti nuova nel 2017 era anche quella una Lofrans, almeno ce l'ha venduta come tale, ma non aveva nessuna... Almeno gli spunzoni io non me lo ricordo. No, di punzonatura. La punzonatura non me la ricordo. No, nemmeno io. Spunzoni. Gli spunzoni. Meno male che non ci sono gli spunzoni. Boh, allora adesso mettiamo i segnametri. Noi che usiamo questi qua della Osculati, che praticamente vanno in mezzo ad ogni singolo anello. Segniamo sui 10, 20, 30, 40, 50, 60 e poi facciamo 80 e poi 100. Ma che bei colori. Allora, vi spieghiamo la nostra logica. Che dimenticheremo subito. Allora, 10, 20, tutti e due rossi. 30 perché normalmente mettiamo parte 30 metri, cominciamo magari ad andare un po' indietro e quindi abbiamo il primo segnale verde. Poi 40, 50 per indicare in giallo che siamo a 50 metri. 60 che è il doppio di 30 ancora verde. 70, 80 e dopo l'80 e il 90 non abbiamo messo perché vuol dire che se mettiamo più di 80 metri siamo disperati, e abbiamo messo il 100 tutto giallo e poi avanza qualche metro di sicurezza che lasceremo dentro. Fatemi dire una cosa, io sono al primo ancoraggio dimenticheremo tutto. E sarei, com'era il verde CPT? Com'era è facile, il giallo? il verde è 30-60. Sì, cioè scusa, ma era il 40-80, il 30-60? Il giallo è il 50 e 100, è facile. È facile perché adesso questo è a memoria, perché anche il video serve per ricordarci. No, io che sono tecnologico adesso faccio la foto e lo metto su Enea. Bravo. Per chi non sa chi è Enea, vai a vedere qua questo video. Ragazzi, vi è piaciuto il video? Dai, clicca mi piace qua sotto. Clicca mi piace. Mettete mi piace che a noi ci aiuta molto. Qua sotto, sotto lì. Ecco il fantastico certificato di analisi della Lofrans. Adesso fermate il video poi per guardare bene i dettagli, non è che sto qua mezz'ora a farvelo vedere. Comunque sembra una catena certificata a tutti gli effetti, cioè lo è a tutti gli effetti, quindi siamo molto molto contenti. Adesso andrò a vedere questi limiti, questi working load limit, quando si rompe eccetera eccetera, per capire e approfondire un pochino meglio. Mi piace questa cosa da capire. Livello uragano, quanto spingerebbe? Quanto spinge per esempio la nostra barca con 30 nodi? Cioè sono queste cose che mi piacerebbe adesso approfondire e vedere un attimino cosa vuol dire. Ci penso e poi vi aggiorno, Allora raga, andiamo a vedere che cosa fa il CPT. A quest'ora di notte. Innanzitutto che scendo dalla barca senza ammazzarmi, e questo è già qualcosa. Andiamo a vedere il CPT cosa fa. CPT, cosa stai facendo lì seduto come un remingo, come un eremita? Sta facendo la piomba alla cima di sicurezza. Alla cima di sicurezza. Abbiamo cambiato anche la cima di sicurezza perché era orribile. Ma che bella. Bella. Guarda. Cosa? Penso che sia 7-8 anni che non ne faccio una, ma non si dimentica, una volta che si impara.
Bravo CPT. Trovo che sia una di quelle arti marinaresche che bisognerebbe... Ma che bella! Cioè, guarda, cioè, sinceramente, Bella. veramente bella. No, questa qua poi va via, chiaramente. Questo qua l'ho tenuto Allora, lì. questa cima non ha lo scopo di tenere la barca in caso di emergenza, cioè, capito? Nel senso che non è che adesso dite che è piccolina. Questa cima ha lo scopo di trattenere la catena a bordo in caso di emergenza, ecco. Cioè, nel senso che se succede qualcosa al pancora, magari la catena parte e va giù, questa è la cima di sicurezza che la tiene legata in fondo. Esatto. Però non deve essere neanche tanto grande, perché in caso di emergenza devi poterla tagliare per liberare l'ancora. Quindi questa, che è una misura del 18, che è abbastanza, no, questa è una di 16-18, è abbastanza sufficiente, insomma, per fare questo lavoro. Noi abbiamo la ritenuta, il baffo, quello che tiene l'anello della catena in modo da non sforzare sul barbotin, quindi questo è proprio un'estrema ratio, cioè vuol dire che siamo nella cacca proprio disumana se dovesse succedere una cosa del genere, cioè dobbiamo abbandonare l'ancora perché vuol dire che c'è qualche problema. Comunque CPT, che bello. Comunque ragazzi, stiamo supportando l'economia australiana a manetta. Verremo fuori da qui un po' più leggeri. Stavo pensando che faremo un video con tutte le spese che abbiamo fatto, perché stavo pensando di fare un video con tutte le spese che abbiamo fatto, perché potrebbe essere anche interessante. Ok, adesso taglio, affumico, cioè sciolgo. Affumico, sì, perché c'ho voglia di roba alla brace. Rifa. Adesso taglio i capi, poi con l'accendino devo prendere quello antivento, brucia tutto. A questo punto la tiriamo su e domani mattina la tiriamo su, perché adesso che ore sono? Oddio, potremmo anche farlo se vuoi, Ma tra poco è buio, Facciamo domani? Io torno su perché qua comincia a fare freddo. Oggi abbiamo anche cambiato la doccia e come si chiama questa cosa qua? La bara della doccia, come cazzo si chiama? Lo chiedo a Google. Ehi Google, come si chiama la barra, quella che sostiene la doccia in italiano? Come si chiama? Si chiama asta saliscendi o semplicemente asta della doccia. Grazie, grazie. L'asta della doccia. La doccia e il tubo collegato, cioè sì, esatto, il tubo che è questo qua, perché la nostra originale era a livelli proprio, era inguardabile, penosa. Siamo senza motore, il verricello però dovrebbe funzionare solo con la chiave girata. Prova. Ok, funziona. Guardate il dettaglio dei due rulli qua, che sono fatti apposta per raddrizzare la catena, perché hanno la forma precisa della maglia della catena. L'abbiamo fatto in Nuova Zelanda, questa è una chicca veramente impressionante che ci aveva suggerito il tornitore. Non sono di gomma, ma sono di Derlin del 60. Da ieri me lo ricordo ancora, i colori. Ale ha chiesto chissà se segna catena funziona, adesso andiamo a dare un'occhiata. 10, vado a vedere. Vai su. Ok, funziona, grande. È stato un bel upgrade questo. È stato un grande upgrade. Pulitissima. Andiamo a installare il nostro fantastico giunto o swivel. Come lo definisci tu questa giunto? Girella o giunto. Un capolavoro della tecnologia e dell'ingegneria. Dell'ingegneria, perché senza una vita è una roba fantastica. All'inizio noi eravamo dubbiosi, no? Della serie Esatto. L'ancora con i bulloni, perché sapete che la Mantus è smontabile, no? C'ha questi bulloni qua. Lo swivel senza un perno, senza niente, senza bulloni, senza viti, senza nulla.
E invece ragazzi è... perno. Ok, poi questo va su così, vedete, e poi praticamente questo sta su con un pezzettino di fil di ferro che si fa passare da una parte all'altra. Ecco, vedete cosa fa? E poi col fil di ferro si gira tutto attorno. E questa è la nostra fantastica girella che mi piace un casino, veramente un capolavoro. Oh Ale, tiriamo sull'ancora. È vecchia, E anche la Mantus è pronta per una nuova stagione. Madonna quanto è lucida questa barca. Boh, adesso un bel caffettino. Fantastico CPT! Yuhu! Vediamo se è lui. Ah, il bambinello. Il segno di dove tagliare. Allora, questo è il lavoretto di un'ora, mezz'ora, un'ora di oggi. Ok, direi che era proprio andata. Cazzo, gocciola di nuovo. Una bella lagatura qua dello stopper. Ma questa è un'altra storia! E ve la raccontiamo nel prossimo video.